Non avevo mai pensato che un giorno avrei avuto la possibilità di registrare un mio sogno e invece, improvvisamente, eccolo qua. Buona visione. Questa storia nasce durante il lockdown, quando tutti quanti eravamo rinchiusi in casa con mille preoccupazioni di non avere più un lavoro e la pandemia mondiale che ci attanagliava la mente. Io non vedevo l'ora di uscire e respirare un po' di libertà, quella libertà che solo a pesca può ritrovare. Non tanto la voglia di catturare, ma la voglia di stare nella natura come se niente fosse mai successo. La legge non ci permetteva di spostarci tanto a casa, perciò la mia scelta è stata semplice. Sono andato a trovare quell'amico che sai già che ti farà star bene. Volevo stare a contatto con la natura a 360 gradi e questo era il posto giusto. Le canne calate erano quasi una scusa. L'obiettivo era quello di rilassarsi e non pensare a niente. Morivo dalla voglia di dormire nell'amaca sotto tutte quelle stelle che solitamente mi accompagnano quando esco a pesca, ma il tempo era minaccioso e per questo ho montato anche la tenda. Ero qui per questo, ascoltare i rumori della notte. La notte in questo posto è veramente magica. Prende vita, tutti gli animali escono e ti vengono a salutare. E io non vedevo l'ora di godermeli dalla mia amaca. La notte nella maga è durata pochissimo, infatti poco dopo si è alzato un po' di vento e è iniziato a piovere. Così mi sono spostato nella tenda. Ma nella tenda questo lago mi ha fatto capire ancora una volta che non ero solo. Non sono particolarmente innamorato degli amur, ma che bella la sensazione dopo tutto quel tempo rinchiuso in casa. Questo posto lo conosciamo bene, io e i miei amici. In effetti non era la prima volta che prendevo questo amur, ma ormai è diventato un amico e sono sempre felice di rivederlo. Questo posto è magico, non mi stancherò mai di dirlo, come non mi stancherò mai di girarlo. Infatti prima di andarmene ho voluto farmi l'ultimo giro. E se vi posso dare un consiglio, fatevi sempre l'ultimo giro. Questo lago non fa mai vedere quello che nasconde, tranne in giorni particolari. E questo era uno di quei giorni. Infatti eccoli qua, gli amur più grandi, e tra questi c'era anche quello che ho preso io e che vi ho fatto vedere prima. Guardando questi amur mi stavo incantando, ma all'improvviso mi è venuto pensato che spostandomi un pochino avrei avuto la possibilità di vedere qualche mia vecchia conoscenza, visto che era uno di quei giorni particolari. E infatti poco più in là ho visto le carpe che stavano tranquille nascoste tra gli alberi sommersi e le riconosco quasi subito a occhio. E tranne una ho detto, ma tu chi sei?
Preso dall'emozione mi sono subito spostato. Sono andato a vedere con gli occhiali polarizzati e l'ho vista lì che mangiava i cerini insieme a tutte le altre carpe. E a me non sembrava vero quello che vedevo, perché un pesce così grande, con quelle scaglie, io non l'avevo mai preso. Nessuno di noi l'aveva mai preso. Questo pesce mi ha letteralmente stregato. Avevo solo una settimana di tempo. Racconto tutto ai miei amici e tutti i giorni vado a pasturare. Palline come se piovesse. Dovevo lottare contro l'alimento naturale, che erano gamberi e gerini. Tutti i giorni, stessa ora, un'ora di pasturazione, sì, perché ci passavo del tempo. Fino a che è arrivato il giorno che mi ha saltato in faccia. E l'ultimo giorno disponibile, io sono andato lì, all'appuntamento. Avevo pasturato 2 metri a riva in un buco tra gli alberi, sapendo che lei era lì insieme alle sue amiche che mangiavano le mie palline, ma speravo nella gerarchia, perché lei in quel momento, in quella zona, era la più grande e speravo che lei mangiasse per prima. Sapevo che poteva essere difficile catturarla in quel buco circondato da alberi, ma era l'unica possibilità che avevo per catturarla in così poco tempo. Perciò ho lanciato, ho acceso l'avvisatore, ho chiuso la frizione, ho preparato una sigaretta, ma non ho fatto in tempo ad accenderla. A lei, a lei, a lei. A lei, a lei. Mamma mia, che pesce ho fatto! Che pesce ho fatto, ragazzi, che pesce ho fatto! No, emozionato. È come se fosse il mio primo pesce. Ma che pesce ho preso! Mamma mia! Mamma mia! Ma che pesce ho preso! Ah! Mamma mia! Oh signore! Una settimana le ho dato una caccia. Arrivavo qui in mezzo ai lupi, cinghiali. Oh, eccolo come mi ha ripagato. Guardate che cazzo di pesce. Adesso lo andiamo a rilasciare. Questa storia andava raccontata, perché le storie non raccontate sono come vite non vissute. I pesci selvatici hanno la magia dentro di loro. Ogni pesce è come una strega. Se la guardi ti ruba l'anima. E solo dopo averla avuta tra le braccia che potrai sentirti ancora libero di correre dietro un altro sogno. Pesco da tantissimi anni, sono cresciuto con i pesci di questo posto. Magari tanti anni fa ho già preso questo pesce, magari in qualche vecchia foto ce l'ho pure. Ma vedere un pesce simile in questo posto, dove molti hanno fatto volare i pesci e molti se ne sono mangiati, mi ha fatto davvero emozionare. Guai a chi tocca questo pesce, ora lo conoscete tutti. Per favore, non abbandonate mai le acque libere. Grazie a tutti ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata.